Si avvicina il Wellfest e una delle domande più ricorrenti è: ma quanta matematica c'è nella musica techno? Ne parliamo con questo video, vai! E partiamo dal ritmo, o meglio da una parola greca a cui è legata all'etimologia della parola ritmo, che è aritmos, che vuol dire, pensate un po', numero, e a questo termine è associata anche l'etimologia della parola aritmetica, che studia in matematica i numeri interi, 1, 2, 3, 4, 5, le sue proprietà. Questo ritmo lo ritroviamo in ambito musicale anche nella definizione di ritmo BPM, che rappresenta i bit per minuti, quindi la frequenza di battiti al minuto. Infatti ritroviamo questa unità di misura anche nella frequenza cardiaca, e nel caso della musica techno abbiamo una banda di BPM, di ritmo BPM, che va tra i 120 e i 140. Ma non è l'unica frequenza che abbiamo in musica, ce n'è un'altra, riguarda l'altezza dei suoni. Vai. Tornando alla musica techno, al Wellfest e alla matematica, ci aggiungerei anche un pizzico di fisica per cercare di capire quali sono le altezze dei suoni che vengono descritte attraverso la matematica e la fisica, attraverso il concetto di frequenza, che vengono solitamente sviluppati attraverso i sintetizzatori. Vai! Quando mettiamo un suono, ad esempio quando parliamo, che cosa facciamo? Mettiamo in vibrazione le molecole d'aria che vengono pizzicate dalle nostre corde vocali, abbandonano temporaneamente la loro posizione di equilibrio, vanno a sfregare altre molecole d'aria per poi tornare indietro. Queste molecole sfregate vengono sollecitate, vanno a sfregare ulteriori molecole e il processo si ripete. Attraverso questa compressione, questo attrito delle particelle d'aria si genera il suono, che appunto viene definito come una sorta di onda, anzi è un'onda sonora che è appunto rappresentata da una serie di oscillazioni che possiamo rappresentare attraverso dei modelli matematici che coinvolgono funzioni seno, coseno, belle tattiche, goniometriche, che possiamo rappresentare graficamente, ad esempio attraverso queste curve. Ora, l'altezza del suono, come anticipavo prima, è un indice che viene appunto caratterizzato da quella che è la frequenza, quelle che sono le oscillazioni che abbiamo nell'unità di tempo, che in fisica vengono misurate in Hertz. I suoni che possiamo percepire, che riusciamo a udire, vanno in un intervallo che parte dai 20 Hz e arriva fino ai 20.000 Hz, e graficamente ci accorgiamo ad esempio che il grafico in blu ha un'oscillazione, ha una frequenza maggiore rispetto al grafico in rosso, quindi il grafico in rosso sta rappresentando un suono più basso, più grave rispetto a quello che è caratterizzato da una frequenza più alta. Queste in realtà si chiamano onde armoniche e riguardano grafici di suoni puri, come quelli emessi picchiettando ad esempio un diapason. I suoni che invece percepiamo solitamente sono suoni complessi, rappresentati graficamente da forme un po' più irregolari. Questa irregolarità rappresenta il timbro del suono, che ci permette di distinguere ad esempio il La emesso da un pianoforte rispetto a quello emesso da una chitarra. E in effetti queste forme si ottengono sovrapponendo più funzioni di questo tipo, quindi più seni, coseni, funzioni goniometriche bellissime, e comunque permettono di definire una frequenza che si chiama frequenza del fondamentale, della prima armonica. Per quanto riguarda la musica techno, le frequenze che vengono utilizzate, che vengono tecnicamente chiamate kick e basso, sono appunto in frequenze che vanno da valori più bassi rispetto allo spettro dell'udibilità, ma per altri dettagli un po' più tecnici e per percepire pieno queste frequenze vi aspettiamo al Wellfest. Ciao!